Benvenuti alla settima puntata di Come superare il blocco dello scrittore. Oggi approfondiremo il discorso sulla trama. È impossibile trovare una trama valida per tutte le storie. Vari studi hanno quindi stabilito quali sono i passaggi che svolgono delle funzioni determinanti all'interno di una storia. È uno schema che può essere applicato a grandissima parte della produzione letteraria dall'antichità fino ai giorni nostri, perché i meccanismi della trama rispondono a meccanismi mentali universali, attingono al mondo immaginario collettivo, a esigenze che si trovano in ogni scrittore e in ogni lettore. Tradizionalmente ogni opera si divide in 3 parti. Nella prima dobbiamo stabilire qual è il mondo quotidiano del protagonista, qual è il suo ambiente, quali sono le sue abitudini, qual è il suo carattere. C'è un equilibrio, c'è uno status quo che però sono sul punto di rompersi. Contengono quindi già al loro interno le ragioni che porteranno poi a un'evoluzione della situazione stessa. Possiamo anche decidere di partire in medias res, ovvero di mostrare l'eroe già nel cuore dell'avventura. Però, anche in questo caso, dobbiamo rendere conto di quella che era la situazione iniziale del protagonista. Questa scelta di partenza in medias res è molto comune adesso nella letteratura moderna e offre anche molti vantaggi perché è molto immediata. L'importante è non essere didascalici, non cercare di fornire le informazioni così tutte insieme come per togliersi il pensiero. Meglio far comunque scoprire via via quelle che sono le caratteristiche del protagonista e degli altri personaggi principali, facendoli muovere, facendoli agire, facendoli parlare fra di loro. Quindi siamo in questa situazione iniziale. A un certo punto ci sarà un evento oppure un altro personaggio che forza il protagonista a lasciare questa situazione. È quello che chiamiamo la chiamata all'avventura. Spesso il protagonista non può o non vuole partire, però arriva a questo punto il primo punto di svolta, ovvero un evento, un fatto, qualcosa che spinge il protagonista a rompere gli indugi. Dopo il primo punto di svolta si entra nella seconda parte dell'opera. È quella in cui il protagonista lascia il mondo ordinario per finalmente andare alla ricerca del proprio desiderio. È la parte più corposa, quella dove avvengono più cose, e anche quella dove è più facile arenarsi, ma questo può essere superato facilmente rifacendoci al famoso movimento. In questo modo vedremo che l'avventura è semplicemente composta da tutti gli ostacoli che servono al protagonista per arrivare ad ottenere le qualità che gli mancavano inizialmente, ma che gli occorrono per raggiungere il suo desiderio. In questa seconda parte vi sono varie fasi, vi sono alti e bassi, vi sono anche dei momenti di distensione. Comunque quello che la caratterizza è un graduale aumento della tensione, fino a raggiungere un picco più o meno nella parte centrale, dove di colpo però la tensione viene rilasciata perché si arriva a quello che viene chiamato midpoint, ovvero a un momento in cui il protagonista pensa di avere una grande intuizione, capisce qualcosa di importante della sua vita, può scoprire un segreto, può ricevere un aiuto insperato dall'esterno, ma comunque è un momento nel quale pensa che le cose d'ora in poi per lui stanno cambiando e andranno senz'altro per il meglio. Ma non è così semplice, in realtà le cose per il protagonista si fanno sempre più difficili. Siamo nella seconda metà della seconda parte dell'opera. La situazione sta precipitando finché arriva un fatto, una scoperta, un cambiamento interiore che ci portano al secondo punto di svolta. Qui la storia cambia nuovamente direzione. Di solito è il momento in cui la situazione diventa ancora più grave, ancora più difficile per il protagonista. È la parte della crisi, perché ci stiamo avvicinando al confronto finale con il mostro. Ognuno dentro di noi è una specie di mostro, un ricordo rimosso, un trauma o semplicemente una parte di se stesso che non ama, un qualcosa che ha sempre represso. Il mostro rappresenta quello che manca all'eroe per essere un essere umano completo, la famosa qualità che ancora non possiede per ottenere ciò che vuole. Ogni storia in realtà racconta di come a un certo punto della sua vita il protagonista si trovi davanti al proprio mostro. Siamo arrivati al climax, che è il momento più alto di tensione,
di partecipazione emotiva, di immedesimazione. È il momento in cui si gioca il tutto per tutto, si vince o si perde. A questo punto è molto importante studiare bene il nostro protagonista e sapere con esattezza che cosa desidera e quali sono le caratteristiche che gli mancano per ottenerlo. Prendiamo l'esempio dell'innamorato. L'innamorato felice finalmente stava per acquisire abbastanza sicurezza in se stesso, aveva trovato il coraggio di invitare la ragazza di cui è innamorato a una festa, quando ecco che arriva il fratello maggiore, che lui ha sempre temuto, lo fa sentire inferiore e il nostro povero innamorato non trova il coraggio di fare la sua famosa dichiarazione. È sconfitto, ha perso l'occasione della sua vita per riuscire finalmente ad ottenere ciò che desiderava, ovvero la sicurezza in se stesso. Bene, questo finale è convincente perché è legato al tema. La terza parte, la parte finale, dobbiamo mostrare in quale modo tutte le avventure percorse hanno portato a dei cambiamenti nella vita del protagonista e degli altri personaggi. Possiamo mostrare ad esempio la ragazza che parte in viaggio con il suo nuovo fidanzato, possiamo mostrare il fratello maggiore che torna nella sua città, possiamo far vedere il protagonista che torna alla sua vita di prima, che però non sarà esattamente come prima, perché tutte le avventure che ha passato lo hanno trasformato. Non importa come finisce una storia, se in modo positivo o negativo per il protagonista, le emozioni e i pensieri che scaturiscono attraverso la scrittura e la lettura sono catartiche, sono curative in ogni caso. Quello che importa è che la vittoria o la sconfitta finali siano giustificate da quello che viene prima, che siano inserite nel movimento, nel tema, così da apparire come la conclusione più appropriata per la vostra storia. Se stabilite adesso i passaggi essenziali della trama, potrete poi proseguire nella scrittura con molta sicurezza. Per fare questo, credo che sia arrivato il momento di tracciare un vero e proprio schema. Lo schema che vi propongo è questo. Per la prima parte dell'opera, lo status quo iniziale, la chiamata all'avventura e il primo punto di svolta. Per la seconda parte dell'opera, gli ostacoli, il momento di grazia, lo stallo e il secondo punto di svolta. Per la terza parte, la crisi, il climax e la conclusione. I punti di svolta ovviamente stanno a cavallo fra le due parti. Può darsi che non riusciate a collocare la vostra opera all'interno di questo schema, ma non importa, assolutamente, non deve essere qualcosa che vi obbliga, qualcosa che vi costringe, anzi deve essere uno spunto, deve essere uno schema con cui giocare. L'importante è che siate consapevoli di quello che fate e che quindi questo schema vi aiuti a trovare le idee precise, le idee esatte con le quali volete esprimere la vostra storia. Rimane solo da analizzare i personaggi. Lo faremo insieme nella prossima puntata. Se il video vi è piaciuto, mettete vi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Come superare il blocco dello scrittore.